Quanti tipi di povertà conoscete? Ecco, quando parliamo di povertà pensiamo sempre alla povertà economica, a non avere abbastanza soldi per avere di che vivere, per arrivare alla fine del mese, e questo è sicuramente un aspetto fondamentale, tant'è vero che sappiamo bene come anche molti cittadini italiani oggi si trovino in condizioni di deprivazione, di povertà materiale anche molto più frequentemente di quanto non accadesse qualche anno fa. Va detto però che anche la povertà materiale non colpisce tutti allo stesso modo. Se è vero che circa il 17% degli italiani, secondo le ultime ricerche Istat, sono in condizioni di povertà relativa, questa percentuale si alza in maniera spropositata quando guardiamo a persone di origine straniera. Quasi il 50% hanno condizioni di povertà relativa, ma si arriva addirittura al 67%, secondo una ricerca recente rivolta proprio a rifugiati, se pensiamo a persone appunto che hanno ottenuto protezione in Italia. Quindi quasi il 67% sono in condizioni di povertà relativa. Ora, non pensiamo che l'essere solo privi di capacità economica sia l'unico problema che si trovano ad affrontare. La povertà che colpisce queste persone, rifugiate e migranti in particolare, in realtà spesso è anche una povertà di tipo relazionale che agisce in una sorta di moltiplicatore, quindi messa in relazione alla povertà materiale ed economica, la povertà relazionale, ovvero non avere accesso a delle relazioni sufficientemente solide o sufficientemente capaci di costruire una rete di protezione, rende le persone ancora più isolate e ancora più fragili. Pensiamo ad esempio che solo se guardiamo alle persone rifugiate, nella stessa ricerca del 2025 è emerso che il 49% aveva solo una o due persone su cui poteva contare in caso di bisogno, a cui si aggiunge il 16% che non ne aveva nessuna. Quindi proviamo a mettere in relazione queste due forme di povertà, la povertà materiale, economica e la povertà relazionale. Capiamo benissimo che se entrano in cortocircuito la moltiplicazione degli effetti di questo tipo di povertà ricade anche, come dimostrano diversi studi, su aspetti che riguardano la salute, il benessere, la possibilità di sentirsi al sicuro, ma anche una spirale che porta sempre di più verso il basso. D'altra parte siamo in un contesto come quello delle società sviluppate, come quella italiana, in cui la solitudine colpisce moltissimo anche i cittadini autoctoni e soprattutto alcune categorie più fragili, come le persone anziane, i più giovani. Ecco allora che possiamo immaginare che un programma come il Community Matching, che mette in connessione persone italiane, persone rifugiate, risponde a un bisogno di colmare la povertà relazionale degli uni, ovvero dei rifugiati, ma forse dà un supporto, dà un'opportunità di costruire legami significativi e di abbattere la povertà relazionale anche delle persone autoctone.